sono nata a Galatina, è un luogo magico secondo me, un luogo, è l'ombelico del Salento. Io sono Simona, sono prima di tutto una mamma, mamma di 2 bambini, ai quali ho il piacere di poter insegnare la danza popolare salentina che è la pizzica pizzica. Come tanti ragazzi che sono nati e cresciuti qui, hanno poi sentito il bisogno di andare fuori e scoprire il mondo. Io ho studiato a Roma, cercavo a Roma un legame con la terra che mi mancava, con Galatina. Quindi la grande città ti porta ad essere un numero, ti porta a non avere un'identità. Io avevo bisogno di ritrovarmi, di ritrovare qualcosa di familiare e la pizzica era l'unica cosa che poteva riportarmi a casa. Una volta tornata a Galatina, dopo 15 anni di vita a Roma, sono andata alla ricerca di quel folklore che ho scoperto nella capitale, però non ho trovato molto. E allora mi sono detta, ok, non c'è, la portiamo, riportiamo la tradizione che è nostra, perché mi muoveva l'amore per questa danza popolare, l'amore per la pizzica, l'amore per le origini, qualcosa di troppo grande e che volevo condividere. La pizzica è una danza che ha bisogno della collettività per potersi esprimere e quindi questa collettività spesso arriva dal mondo. A Galatina arrivano tantissimi turisti desiderosi di conoscere il territorio sotto ogni punto di vista, anche quello delle tradizioni popolari. Abbiamo una storia molto particolare a Galatina che riguarda il tarantismo, legato anche ai suoni ancestrali del tamburo, la danza. Lavoro tantissimo con i turisti che vengono da tutto il mondo, offro loro dei workshop, dei laboratori, e la gente, dai bambini, non c'è età per ballare la pizzica perché è un sentire collettivo. Lo santo Bartolomeo degli Scozzoni, lo santo Bartolomeo degli Scozzoni, pizzighi di carose, pizzighi di carose, pizzighi di carose, alle coglioni, alle coglioni, alle coglioni, pizzighi di carose, alle coglioni. Il Museo Civico Pietro Cavoti è un museo storico-artistico e tutta la collezione del museo, che è costituita da sculture, acquerelli, documenti antichi, reperti archeologici, racconta nel suo insieme la storia della nostra città.
In particolare è degno di nota e attenzione è la galleria dedicata al fenomeno del tarantismo, che nel nostro museo è costituita dalle opere del maestro Luigi Caiuli, opere di un autore appunto contemporaneo galatinese, e dalle foto di Franco Pinna, il fotografo che seguì Ernesto De Martino nel 1959 nella spedizione qui nel Salento, e di Giovanni Valentine, sempre dello stesso periodo, appunto del fotografo Pinna, e diciamo che ritraggono quelli che sono i momenti salienti, alcuni dei momenti salienti del rito nelle case appunto di queste tarantate, e alcuni dei momenti antistanti, diciamo, la Cappella di San Paolo. E mi dici balla moi, mi dici balla, mi dici balla moi, mi dici balla, sta balla na balomba, sta balla na balomba, sta balla na balomba, e no gardelo, cano gardelo, cano gardelo, sta balla na balomba, cano gardelo, dai dai. Vista la tarantella de Godoviano, vista la tarantella de Godoviano, camoglio de Modotto, da camoglio de Modotto. I mean, the history of Pizzica is very complex. Its roots are merged with ancient Greek, and you have the myth of tarantula spider. That's very beautiful, very fascinating. If you are interested in the cultural aspect, anthropological aspect, go for it. You won't be disappointed. At the same time, we are not musicians, we are not professional dancer neither, of course, but it's just fun. E Santo Bartolomeo delle Tarante, Santo Bartolomeo delle Tarante, capizzichi le caruse a mezzolanche, capizzichi le caruse a mezzolanche. Galatina is one of the places where this tradition was born, and it grew particularly here, but also in other small towns around Salento. Yeah. You can experience the same feeling, meet different people, and depending on where you are, you would meet again those people. And it's interesting that across the years you would meet each other without giving any appointment, so you become part of a group. So it's very easy to participate, and everyone can do so. And once you learn a few movements and you just dare yourself to meet the rest of the people, you will find yourself in this beautiful ritual with other people. And this is very, very Unique, right? Unique, yeah. It's joyful, it's exciting, you're just jumping, going around. Is the expression of vitality. There is a feeling of belonging. Maybe you don't know the other people, but you simply create bonds because you have something in common with the other person, and you share moments with people you would normally not meet. The folk music dance bring people together. You want to replicate, you want to do it every time, everywhere. So that's really a cultural process that starts from like experiencing the place and the situations related to the traditional music and dancing, but then goes deeper and deeper in a fun way. It's not that you're studying in a library, it's a lively situation.
There is this sentence in one of the most famous song of Pizzica tradition, and it says, "Who dance never die."